Ciao, benvenuti in questo nuovo video dove vi porto nel nord della Romania, vicino a Cluj-Napoca. In particolare, nel video partirò dal paesino in cui abito, cioè Mociu, seguo la strada per le macchine fino a questo incrocio. Poi, zoomiamo ancora un po', seguo questo sentiero, ma non continuo da qua e vado dritto per i campi, scendo qua e da qui arrivo in questa stradina più grande fino alla strada per le macchine e poi arrivo nel ristorante dove il video terminerà. Buona visione. Ciao! Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. È molto importante che l'acqua non raggiunga le linee che vedete un po' più sopra, perché quello vorrebbe dire che c'è tanta acqua, che ha piovuto e quindi il sentiero che io sto per fare sarebbe pieno di fango. A few moments later. Vedete, questa strada è molto fangosa, ma ci si può ancora camminare senza sporcarsi le scarpe. Quella in italiano si chiama pietra miliare ed è un'invenzione romana, penso, utilizzata per calcolare e misurare la lunghezza delle strade. Io mi trovo a Mociu e questa strada porta da Cluj-Napoca a Apahida. Nell'italiano moderno e anche in inglese la parola pietra miliare o milestone è diventata anche una parola con un significato metaforico, con il significato di obiettivo, di tappa importante. Per esempio, possiamo anche dire che un film è una pietra miliare del cinema moderno, cioè un prodotto di grande qualità. E molte parole che erano usate per il loro significato letterale hanno assunto, hanno ricevuto anche un significato metaforico. Per esempio strada, via. Questa è una strada, ma possiamo dire la strada di una persona, cioè la vita. Quali espressioni conoscete che hanno due significati? Uno, fisico, oggettivo, e uno metaforico? A proposito di espressioni, oggettive, letterali, fisiche, usate con un significato metaforico, possiamo dire che in questo campo il grano è stato mietuto, dal verbo mietere, cioè tagliato, no? Per essere raccolto. Ma in italiano la parola mietere è usata anche con il significato di uccidere. Per esempio, possiamo dire le macchine mietono vittime ogni anno, cioè uccidono persone ogni anno. Non solo, adesso vi faccio vedere e dovete perdonarmi un po' la digressione filosofica. In italiano, quando una cosa non ha bisogno di spiegazioni, possiamo dire che parla da sola. Per esempio, questa zona parla da sola, cioè dice qualcosa sull'agricoltura, perché si capisce che è un posto agricolo. E
in un certo senso, con i QR code, possiamo dire che adesso i posti parlano da soli, perché tu puoi inquadrare il QR code e sapere qualcosa di quel luogo. Non hai più bisogno che qualcuno parli, che una persona parli, ma il luogo stesso parla da solo. So che è un po' filosofica questa riflessione, voi cosa ne pensate? Guardate la potenza della natura. Su questo cartello stradale si trovano queste piante che credo si chiamino licheni e si chiamano anche piante pioniere perché colonizzano un luogo, sono le prime ad arrivare, sono le prime forme di vita ad arrivare in un luogo che sia la montagna e infatti in alta montagna si trovano solo queste piante, non si trovano gli alberi come quelli. È interessante, no? La forza della natura, che prima di noi uomini ha preso il controllo del mondo. E infatti la fauna, i vegetali in generale, sono la maggior parte delle forme di vita sulla Terra. Sono tipo, non so, il 70% della biomassa, come si dice. Io vengo da dietro quella collina e adesso vado oltre questa collina fino al paese di Suatu. Volevo fare un'altra riflessione sul linguaggio. In italiano diciamo che una strada porta a frata, ma forse sarebbe meglio dire la strada collega un posto a un altro, collega una città a un'altra, perché portare di solito è anche usato con le merci. Per esempio, il corriere di Amazon mi ha portato questo nuovo selfie stick che sto usando. E in quel caso l'oggetto, il selfie stick, non può scegliere dove arrivare, ma qualcuno lo porta a destinazione. Invece, quando noi prendiamo una strada, possiamo anche scegliere di fermarci prima e quindi non siamo portati dalla strada, no? So che sembra una stupidità filosofica, filologica, ma a volte il linguaggio non è del tutto esatto, ma è usato dagli uomini per i loro scopi. Come questa scarpa. Questa scarpa dovrebbe essere usata per camminare, ma invece è usata per forse come casa di un insetto. Ecco, quando vi parlavo del fango e dell'acqua, era proprio questo che intendevo. Vedete, questa strada è molto fangosa, ma ci si può ancora camminare senza sporcarsi le scarpe. O meglio, senza sprofondare nel fango, perché le mie scarpe sono già piene di fango. Il mio obiettivo si trova là, in linea retta, proprio dietro quella collina, dietro un po' a destra di quella collina. E preferirei non prendere la strada principale, cioè la strada principale, perché le macchine vanno molto veloci e c'è pochissimo spazio per i pedoni che camminano. Ok, mi sono convinto e faccio la strada con il fango, cercando di camminare sopra l'erba che
aiuta, diciamo, a contrastare il fango perché assorbe l'acqua e quindi l'acqua non rimane in superficie. Questa zona è molto desolata e vi chiederete, ma come faccio a sapere dove andare? Certo, ci sono le applicazioni per i sentieri, ma queste applicazioni non riportano tutti i sentieri. E quindi io ho fatto questa strada in estate cercando di orientarmi con i punti cardinali e ho messo sulla mia applicazione dei punti come preferiti, li ho salvati, perché in quei punti l'applicazione non mostrava il sentiero. Quindi in un certo senso ho creato io il mio sentiero. Quelli sono 3 poliziotti che mi hanno appena fermato pensando che fossi un criminale in fuga. Mi hanno detto che un uomo ha appena assalito la sua ex e la famiglia e loro pensavano che fossi io quest'uomo che si stesse nascondendo nella foresta. E questi poliziotti mi hanno avvisato di non proseguire. Wow, è stato un po' spaventoso perché i poliziotti sono arrivati dal campo, non dal sentiero. Quindi si stavano nascondendo per vedere cosa fare con me. E quindi forse torno indietro, vediamo. Anche se loro mi hanno detto che non è detto che sia andato da questa parte quest'uomo. Ripensando a questo incontro con la polizia, mi ha molto stupito che non mi hanno chiesto i documenti. Pensate, in Italia sono stato spesso fermato dalla polizia, io che sono italiano, e la polizia o i carabinieri mi hanno chiesto i documenti più di una volta. Invece qui, dopo aver detto di non parlare rumeno, il poliziotto mi ha semplicemente consigliato di non proseguire e poi se n'è andato con i colleghi. Quindi questa situazione del criminale deve essere seria, perché i poliziotti avevano molta fretta, non avevano tempo e sono anche ritornati dalla stessa strada da cui sono venuti. E questo mi ha fatto riflettere. Forse qualcuna delle persone che mi ha visto passare a piedi, cosa molto insolita, visto che qua la gente non fa queste cose, cioè non cammina tra un paesino e l'altro, e visto la stagione, perché c'è freddo. Quindi la mia ipotesi è che una di queste persone ha chiamato la polizia, che ha collegato il criminale con questa persona che camminava da sola. Ed è l'unica spiegazione che mi do, perché loro non hanno continuato per la strada, ma sono tornati indietro. Questi campi così mi ricordano un poeta italiano. In realtà ce ne sono più di uno, che si chiama, il poeta, Giovanni Pascoli. Questo poeta ha scritto una poesia che si chiama Arano e vi consiglio di leggerle questa poesia, perché parla della campagna in autunno, la campagna fredda. E in effetti questa campagna a volte è un po' misteriosa, forse mistica, perché si vedono le nebbie
che ricoprono il campo, come se il campo sudasse, no? Come se il campo fumasse, come un fuoco. Ed è molto suggestivo vedere questo. E tra l'altro in primavera, che è comunque molto simile a questa stagione, se non fosse che ci sono più fiori, anche in primavera i campi fumano, ma in quel caso è il letame utilizzato per concimare il terreno. Ho trovato questo boschetto che porta ai campi laggiù e quindi penso che prendo questa strada, se così possiamo chiamarla strada. Grazie a tutte queste piante che assorbono l'acqua quando piove, la terra non è così fangosa come nella strada di prima e quindi si riesce a camminare abbastanza bene. Wow, sembra fatto apposta per camminarci questo posto. Quelle sono le palle di fieno. Il fieno è l'erba che è stata tagliata ed è stata fatta seccare all'aria sotto il sole, di solito a fine primavera e in estate, e questo diventa cibo per le mucche. E a proposito di mucche, quelle collinette molto piccole nere sono il letame, cioè la cacca delle mucche usata per coltivare. Scusate, la cacca delle mucche usata per fertilizzare il terreno, cioè per far crescere, per nutrire quello che si vuole piantare, come il grano, il mais. Quello che vi dicevo sulla mappa che uso mi aiuta in questo momento perché io so che questa strada mi porterà da qualche parte e so anche dove mi porterà, perché in estate io ero passato di qui, esattamente di lì, avevo aggirato questa collina ed ero stato in un ristorante a mangiare. Allora, non so se si vede, ma là ci sono degli animali nei campi. Là. Forse con lo zoom riuscirò a mostrarveli. Sembrano delle lepri, anche se sono troppo grossi per essere lepri. Forse dei caprioli, dei cervi. Questo indica che quest'area è molto selvaggia, nonostante i campi, che non sono così antropizzati come le fattorie. Qua la strada, tra virgolette strada, si fa molto ripida. In italiano usiamo l'espressione tra virgolette facendo questo gesto quando diciamo una parola che non è proprio giusta per il contesto. E per esempio, in questo caso la parola strada non è giusta per questo che sto facendo, no? Non possiamo chiamarla strada. Sono stato io che ho trovato la strada. Esatto, adesso andiamo là, dove forse c'è veramente una strada e non dovremo più usare le virgolette. Mi piace molto fare questo tipo di camminate un po' esplorative. Sono soddisfacenti. Vedete? La strada tra virgolette. Alla fine la polizia è ritornata e mi ha detto che hanno trovato il sospettato. Pensate, 10 anni fa questa persona era stata, catturata con l'accusa di omicidio. Fortunatamente questa persona, il criminale, si trovava abbastanza lontano da dove ero io, a circa 20 km, e la polizia di questa zona è stata contattata
dai loro colleghi di quest'altra, diciamo, giurisdizione, non so come poter dire. Quindi tutto bene, quel che finisce bene, la famiglia sta bene e lui è stato arrestato. Chi mi conosce sa che io adoro la polenta. Questa in realtà si chiama Mamaliga ed è un po' diversa dalla polenta che facciamo nella mia provincia, è più morbida e la farina è più raffinata. Ma in qualsiasi maniera sia fatta, io adoro la polenta. Anche perché non è semplicissima da fare a casa. Devi continuare a mescolarla, se no si attacca al fondo della pentola e si brucia. Quindi buon appetito a me. Adesso vi faccio vedere quanto i rumeni siano orgogliosi di far parte dell'Unione Europea. E anche giustamente, perché è da tanto tempo che hanno iniziato le procedure per farlo. Ma in questo caso c'è un cartello che mostra le due bandiere, quella dell'Unione Europea e quella, secondo voi di quale stato è? Della Romania. So che sembra Francia, ma semplicemente è una bandiera sbiadita, cioè i colori hanno perso forza a causa del vento, della pioggia, del sole che scolorisce anche i vestiti, no? E quindi ha perso il carattere rumeno ed è diventata francese. Da questa parte forse è ancora più francese. Guardate. E con questo la rivedere in rumeno o Viszontlátásra in ungherese vi saluto e come al solito vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate un link al mio sito con la trascrizione di questo e di tutti gli altri episodi. Spero che nonostante questo cielo grigio, credetemi, è grigio, il video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!